Tre jet russi entrano nello spazio aereo estone. Tallinn invoca l'articolo 4 della NATO. L'Estonia ha annunciato di voler ricorrere all'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico dopo un episodio che ha scosso profondamente il paese. Tre caccia russi, MiG-31, hanno violato lo spazio aereo nazionale nella giornata di venerdì 19 settembre 2025. La notizia è stata confermata dal primo ministro Kristen Michael, che ha parlato apertamente di una minaccia alla sovranità e alla sicurezza nazionale. L'incidente nei cieli di Vindloo. Secondo quanto ricostruito dalle autorità estoni, l'incursione si è verificata nel primo pomeriggio nei pressi dell'isola di Vindloo, nel Golfo di Finlandia, una zona già considerata sensibile per la vicinanza con il confine russo. I tre velivoli non avevano presentato alcun piano di volo, viaggiavano con i transponder spenti e non stabilivano alcun contatto radio con i controllori del traffico aereo. L'assenza di segnali di identificazione e comunicazioni ha reso l'intrusione particolarmente pericolosa, soprattutto in una regione attraversata da corridoi di volo civili. La permanenza nello spazio aereo estone è durata circa 12 minuti, un tempo giudicato insolitamente lungo dagli esperti militari. Solo l'intervento di due F-35 italiani, schierati nell'ambito della missione NATO di Air Policing sul Baltico, ha posto fine alla violazione. I caccia dell'Alleanza hanno intercettato i MiG-31 e li hanno scortati fuori dai confini estoni. Reazioni dure dal governo estone. Il ministro della difesa Hanno Pevkur ha usato parole particolarmente forti per descrivere l'accaduto, definendolo un gesto di brutalità senza precedenti e sottolineando la gravità della provocazione. Il governo ha deciso di convocare il rappresentante diplomatico russo a Tallinn per presentare una protesta formale. La nota di condanna, indirizzata all'ambasciata, evidenzia come l'episodio costituisca non solo una violazione delle norme internazionali, ma anche un atto deliberato di destabilizzazione. Il primo ministro Michal ha inoltre assicurato che l'Estonia non si farà intimidire e che si avvarrà di tutti gli strumenti a disposizione per garantire la sicurezza del paese. Non un caso isolato. L'incidente in Estonia non è un episodio isolato. È il terzo sconfinamento dello spazio aereo di un paese NATO attribuito alle forze russe nelle ultime settimane. Eventi simili si sono verificati recentemente in Polonia e in Romania, alimentando la preoccupazione che Mosca stia intensificando le provocazioni lungo il confine orientale dell'Alleanza. Le autorità estoni hanno fatto notare che la Russia sta probabilmente testando la reattività della NATO, cercando allo stesso tempo di mandare segnali politici e militari a tutta la regione baltica. Cos'è l'articolo 4 e perché Tallinn lo invoca? Invocare l'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico significa chiedere consultazioni urgenti tra gli Stati membri quando un paese ritiene che la propria sicurezza, indipendenza politica o integrità territoriale siano minacciate. Per l'Estonia non si tratta di una procedura inedita. Tallinn ha già attivato l'articolo 4 per 9 volte dalla nascita della NATO nel 1949. Tuttavia, secondo il governo, la portata di questa violazione richiede una risposta decisa e coordinata, non soltanto a livello nazionale, ma anche internazionale. Le prese di posizione dell'Unione Europea. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso piena solidarietà all'Estonia e ha affermato che l'Unione Europea non può restare passiva di fronte a simili provocazioni. Von der Leyen ha insistito sulla necessità di rafforzare la presenza militare e di deterrenza lungo il fianco orientale dell'Europa, ribadendo che ogni violazione della sovranità europea riceverà una risposta unitaria e ferma. La leader europea ha inoltre esortato i governi dei 27 ad approvare al più presto il 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, sottolineando che non ci sono più margini per l'indulgenza. La posizione della NATO. Dal quartier generale dell'Alleanza Atlantica, il portavoce Alison Hart, ha confermato che i jet russi sono stati immediatamente intercettati e ha definito l'azione di Mosca sconsiderata e irresponsabile. Hart ha sottolineato che l'intervento rapido degli F-35 italiani rappresenta una prova tangibile della prontezza delle forze NATO nel reagire a ogni minaccia contro l'integrità dei propri membri. Ha inoltre ribadito che l'Alleanza difenderà ogni centimetro del territorio dei paesi partner, mandando un messaggio diretto al Cremlino. Un segnale politico e militare. Secondo alcuni analisti, questa ennesima violazione dello spazio aereo alleato
confermerebbe la strategia russa di aumentare la pressione sui paesi baltici, con lo scopo di testare la capacità di risposta della NATO e di alimentare l'incertezza tra le popolazioni della regione. Tallinn, tuttavia, ha voluto rimarcare che l'incidente ha avuto l'effetto opposto. Ha rafforzato la coesione interna e ha dimostrato, una volta di più, che il paese può contare sul sostegno immediato dei partner europei e atlantici. Il primo ministro Mikal, rivolgendosi al Parlamento, ha concluso: "Non siamo soli. I nostri alleati hanno dimostrato ancora una volta solidarietà e determinazione. Difenderemo la nostra sovranità con tutti i mezzi e insieme mostreremo che le provocazioni non resteranno mai senza risposta."